Buongiorno e benvenuti o bentornati sul nostro canale. Oggi parliamo di un argomento che spesso viene fuori parlando con chi inizia a lavorare la ceramica, ovvero il problema delle cotture, in quanto quando uno inizia non affronta da subito la spesa di un forno e le cotture conto terzi, quindi portare i nostri manufatti a cuocere presso altri, possono essere comunque qualcosa di costoso e anche non proprio comodo, perché dobbiamo trasportare su e giù le cose che abbiamo fatto, che sono anche un pochino fragili. Quindi spesso mi si chiede: ma se lavoro a casa posso utilizzare un tipo di argilla che si asciuga all'aria oppure che può essere cotta a basse temperature, quindi anche nel forno di casa? La risposta è sì e no, nel senso che esistono delle argille che asciugano all'aria, però nulla è come l'argilla vera, quella che utilizziamo per la ceramica, sia a livello di risultato e di potenzialità, sia anche a livello di piacere durante la lavorazione. Infatti dobbiamo considerare che questi tipi di argilla sono a base sintetica, mentre l'argilla vera è a base naturale ed ha una consistenza che è tutta un'altra cosa. Per oggi facciamo un esperimento, proviamo a produrre noi un'argilla che asciuga all'aria. Non sarà proprio un'argilla, io quando sento argilla che asciuga all'aria è una pasta modellabile che asciuga all'aria. Proviamo, pronti? Via, partiamo! Allora, eccoci qua, proviamo questo esperimento. Abbiamo bisogno di una ciotolina, non ne facciamo troppa perché la mia intenzione è più fare un esperimento e non tanto utilizzarla, quindi sarebbe un po' uno spreco, però se ne possono fare diverse quantità. Poi del gesso in polvere, e diciamo la particolarità anche di questo tipo di impasto è che è abbastanza economico, perché il gesso insomma costa abbastanza poco. Poi abbiamo bisogno di colla vinilica, facciamo un tac perché abbiamo anche, doveva essere carta igienica ma abbiamo qua dello Scottex, dell'acqua e dell'olio vegetale, quindi vediamo come procedere, vediamo se riuscirà qualcosa. Allora, nella nostra ciotolina io ho anche un cucchiaino e mettiamo 4 cucchiaini di colla vinilica. Aggiungiamo un pochino d'acqua, forse ne ho messa troppa, non credevo che sarebbe scesa così di colpo, non so perché, e mescoliamo. A questo punto prendiamo la nostra carta. Allora, in teoria la carta igienica sarebbe meglio perché è un pochino meno resistente, proprio dovete prendere quella super economica al discount perché quella si scioglie che è una meraviglia. Prendiamo un pezzettino non troppo grosso e lo facciamo a pezzettini, questo perché le fibre della cellulosa aiuteranno a dare resistenza al nostro impasto, o almeno così in teoria dovrebbe essere, non so. Se vi interessa questo tipo di argomento di video, anche se del tutto sperimentale, possiamo poi provare anche a fare la pasta di legno. Ecco, qui dobbiamo mescolare in modo che si sciolga bene. Si sta sciogliendo, se avessi avuto appunto quella carta igienica che dicevo si sarebbe sciolta molto meglio, devo dire.
però anche questa si scioglie. Volendo, io adesso, perché voglio fare questo video oggi tutto in una volta, perché volendo si può anche lasciare un pochino a bagno e si dissolve da sola, insomma. Ok, adesso non si è sciolta benissimo, dopo la spezzetteremo un po' con le mani. Aggiungiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cucchiaini belli pieni di gesso. Amalgamiamo, il gesso non lo mettiamo tutto insieme, se no diventa un pochino più complicato da gestire. Quindi ne aggiungiamo altri, 1, 2, 3, 4, 5. Stiamo a mischiare un pochino con le mani. E aggiungere un pochino di olio. Allora, è chiuso in questo modo perché, pensando di fare questo video, non è che avevamo l'olio di oliva qui a studio, quindi stamattina l'ho portato nello zaino. Diciamo che ho preferito chiuderlo per evitare di fare disastri. Buono l'odore di bruschetta, che, ecco, questo è un vantaggio rispetto all'argilla normale che non profuma di bruschetta, però ecco. Adesso io ho le dita sporche dalla precedente lavorazione, però se vedete qua non si attacca più ed è abbastanza plastico come materiale. Adesso proviamo a realizzare qualcosa con questo pezzettino di questa pasta termoindurente. Io ho provato a casa, prima di fare questo video chiaramente, cioè un po' un esperimento, però qualche prova l'avevo già fatta, e devo dire che si asciuga anche in maniera molto rapida e diventa veramente duro. Avevamo fatto una pallina e un uccellino. La pallina, chiaramente subito il gatto è salito sul tavolo e l'ha fatta rotolare giù, e è caduta con un tonfo secco, non si è rotta in nessun modo, quindi almeno questo è un vantaggio. Adesso vediamo di fare qualcosa con questo pezzetto di questa argilla, sempre fra virgolette, che si asciuga all'aria. Allora, rieccomi, ho pulito un po' il tavolo, ho tolto le cose, ho messo a bagno la ciotolina e il cucchiaino in modo che non si incrosti un po' tutto, e adesso proviamo un po' la plasticità di questo materiale. Proviamo con un colombino. Non è proprio super plastico, però diciamo che
è abbastanza manipolabile. Allora, una cosa positiva è che non ritira. Vi ho detto, a casa avevo provato a fare un uccellino e ci avevo infilato due rametti come zampe, li avevo lasciati là, cosa che durante l'asciugatura con la ceramica, con l'argilla, sarebbe stato impossibile, perché ritirandosi con l'asciugatura la presenza di corpi estranei all'interno del manufatto avrebbe causato dei danni, e invece qua non c'è ritiro, quindi diciamo che si può forse anche inserire un'anima in fil di ferro e andare a lavorare sopra. Diciamo che, essendo abituati all'argilla, non è proprio un materiale ottimale, però ecco qua, magari per fare delle cosine, dei gioielli, delle cose così, più che proprio vere e proprie sculture, secondo me. Quindi sicuramente ha dei vantaggi, però ecco, ripeto, nulla è paragonabile alla vera argilla. Allora, io spero che questo video sia stato interessante. Fatemi sapere se avete mai provato a fare una argilla, sempre fra virgolette, autoindurante, e niente, alla prossima. Ah, fatemi sapere anche se provate a fare questa e come vi viene e cosa siete riusciti a fare. Alla prossima!